Tino dovrebbe iniziare il video. Inizio la stagione 23-24 con una birra che non ho mai fatto. Come l'ha definita Andrea, che saluto, una birra proletaria. Bassa gradazione ma ottima resa. Almeno nel mio caso non sono ancora sicuro. Comunque parlo della Mild, o per il BJCP la Dark Mild, categoria 13A. Bentornato su un Brewing Diary che rinizia dopo la pausa estiva. Questa stagione spero di fare davvero tante cotte, quindi iniziamo subito con la prima. Il brew day di questa birra inizia ovviamente con la preparazione dell'acqua. Ho usato la solita acqua di bottiglia tagliata con cloruro di calcio e gypsum per arrivare a un profilo con circa 70 ppm di calcio e 90 ppm di cloruri con solo 41 ppm di solfati. Questo per sbilanciare la bevuta più sulla parte maltata, magari lasciando un amaro poco tagliente e amalgamato nel modo giusto dentro la birra. Con questa acqua e grazie anche ai malti scuri che ho utilizzato nel grist sono arrivato a un pH di mash di 5.3 senza dover correggere con acido lattico, quindi direi che siamo su un range ottimale. Comunque per il grist sono partito da una base di Mary's Otter e Golden Promise, malto antico, ultimamente rivalutato e ritornato sul mercato e che dovrebbe magari adattarsi anche a questo stile, la mild, che effettivamente nasce da origini davvero antiche. In più, visto che la mild dovrebbe presentare un profilo maltato che va dal biscottato a un lievissimo caramello, o comunque un profilo abbastanza interessante a livello di sapori, ho utilizzato Cara Munich 2, Brown e Malto Amber, tutti in percentuali di 5% per ognuno, in modo da dare uno spettro di sapori abbastanza variegato dovuto appunto all'utilizzo di tutti questi malti differenti. Visto poi che il brown dà comunque dei lievi sentori di caffè, ho voluto comunque completare il grist con dei malti scuri, sia per dare il giusto colore a questa dark mild, sia per portare le giuste note sia di caffè che di tostato all'interno della birra. Infatti il BJCP evidenzia una nota secca data dai malti. Per questo ho utilizzato un roasted barley, che non è un vero e proprio malto, ma che comunque dà quella nota secca e, se usato in percentuali troppo alte, forse anche acidula. Staremo a vedere. Le percentuali sono di chocolate 2,6% e di roasted barley 1,5%. E passiamo alla macinatura. Di solito in questa fase, mentre macino, metto l'acqua a scaldare all'interno dell'all-in-one e preparo la lolla di riso. Ed arriviamo quindi al primo imprevisto di questa cotta. La lolla di riso non ce l'avevo più. Infatti, di solito preparo tutti gli ingredienti la sera prima della cotta, ma la lolla di riso non la considero tanto, soprattutto questa volta che tornavo bello rilassato dalle vacanze e non mi sono posto il problema, tanto la lolla c'è sempre, no? No. Quindi ho risolto tornando alla sacca filtrante che utilizzavo nei primi tempi all'interno del pipe del mio all-in-one. Per tornare alla macinatura, quindi, non mi sono preoccupato troppo di cambiare la distanza dei rulli tra malti tostati e non tostati e ho macinato tutto alla stessa grandezza, mischiando tutto insieme. L'unico dubbio che mi è rimasto riguardo l'utilizzo della sacca è sia sulla limpidezza, e per questo c'è anche una macinatura fatta un po' così, sia sul ricircolo all'interno dell'all-in-one durante il mash. Infatti ultimamente avevo notato che il ricircolo diventava lievemente faticoso. Staremo a vedere se anche questa volta è così. In più, con l'utilizzo della sacca mi ritrovavo spesso con qualche punto in meno di OG. Niente di trascendentale, ma comunque non fa piacere sapere che potevamo raggiungere quei 2 punti in più previsti dalla ricetta. Passiamo quindi al mash. Dopo il mash-in ho tenuto il mosto a 66 gradi per un'ora. Questa temperatura l'ho tenuta relativamente bassa perché so che con il lievito che utilizzerò, l'S04,
potrei avere problemi di attenuazione. Infatti ho notato che a volte soffre un po' i malti scuri, non riuscendo ad attenuare quanto in realtà avrei voluto. Ma per questa birra non dovrei avere problemi, perché la FG desiderata è tra 1,008 e 1,013, quindi a meno che non si blocchi la fermentazione a 1,20 dovrei essere a posto. Dopo il mash e dopo lo sparge ho ottenuto una OG pre-boil di 1,032 e quindi sono passato a togliere l'hot break, che effettivamente era relativamente poco anche grazie alla sacca filtrante, e sono partito con il boil che è durato solo 30 minuti. Per questo ho cambiato il parametro su Brewfather, impostando la durata della bollitura a 30 minuti invece della canonica ora di bollitura. In questo modo Brewfather mi ha ricalcolato l'acqua necessaria per lo sparge, in modo da non annacquare troppo il mosto. Infatti, se avessi aggiunto troppa acqua durante la bollitura non avrebbe avuto il tempo di evaporare e mi sarei trovato con una OG troppo bassa alla fine della bollitura o con una quantità di litri fuori da quanto previsto. Per amaricare ho utilizzato il Bramlin Cross, una varietà inglese che dovrebbe darmi dei sentori di frutta rossa che dovrebbero sposarsi bene con i malti e con il grist utilizzato. In più questi sentori non dovrebbe darmeli l'S04, almeno se utilizzato bene, e quindi sarebbe un sapore complementare a quanto previsto. Nonostante l'utilizzo della sacca filtrante e malgrado l'assenza di lolla di riso, vorrei comunque una birra abbastanza limpida. Quindi ho deciso di aggiungere dell'Irish Moss durante la bollitura a 5 minuti dalla fine. Ho utilizzato 1,3 grammi su 12 litri di mosto caldo, in modo da far coagulare tutte le proteine ed altre sostanze sul fondo della pentola durante il raffreddamento. Per il resto ci penserà poi il cold crash dopo la fermentazione per ottenere la birra più limpida possibile. Ma c'è anche da considerare che l'S04 è un lievito abbastanza flocculante, quindi mi sento abbastanza tranquillo sul fattore limpidezza. Ho quindi inoculato il lievito dopo aver portato il mosto a 18 gradi. Parzialmente l'ho raffreddato con la classica serpentina e il rubinetto a flusso d'acqua, in realtà sto utilizzando la pompa ancora, e parzialmente ho raffreddato il mosto dopo averlo messo nel Cornelius Keg e averlo tenuto per una certa quantità di tempo, circa 5 ore, all'interno del frigorifero acceso. In questo modo il mosto dai 30 gradi che avevo raggiunto durante il raffreddamento con la serpentina si è portato fino a 18 gradi. Ho quindi inoculato il lievito e poi ho fatto partire la fermentazione abbassando ancora di 1 grado, quindi è partita abbastanza velocemente, ma comunque con un classico lag time da lievito inglese. E a proposito di lieviti inglesi, la scelta dell'S04 è stata un po' forzata perché devo ancora fare il rifornimento di materie prime, quindi in frigo avevo solo quello. Avrei preferito magari utilizzare un lievito più dichiaratamente inglese e quindi un po' più caratterizzante per questa birra, magari il London o il Nottingham, ma non li avevo, e nulla toglie che magari quando rifarò questa mild manterrò tutta la ricetta uguale, cambiando solo il lievito alla fine per vedere proprio quali sono le differenze e quali risultati mi porta il cambio del lievito. Per tirare le somme, la limpidezza raggiunta quando ho spostato il mosto dalla pentola di boil al fermentatore era abbastanza buona, quindi era un mosto abbastanza limpido, quindi Irish Moss ha fatto il suo lavoro. Per la sacca filtrante avevo ancora il dubbio che la OG raggiunta non fosse quella attesa e in realtà mi sono trovato con una OG di 1,038, un punto in più di quanto avevo previsto e addirittura con mezzo litro in più di mosto nel fermentatore rispetto a quanto previsto. Quindi potrei dire con assoluta certezza che l'utilizzo della sacca filtrante per birre a bassa OG
è decisamente approvato. E questo è tutto, ma ho un'ultima curiosità. Dimmi nei commenti qual è stata la tua prima birra fatta dopo la pausa estiva, così magari prendo anche spunto per le prossime cotte. E se vuoi recuperare qualche video, qui c'è la playlist con tutte le cotte che ho fatto finora. Alla prossima!